Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come impostare il packet rate su ExpressLRS e configurare il preset su Betaflight. La scelta del packet rate su ExpressLRS è uno degli aspetti più importanti nella configurazione di un drone FPV, poiché influenza direttamente latenza, stabilità del segnale e comportamento in volo. In questa guida vedremo quali impostazioni usare per racing, freestyle e long range e perché una configurazione corretta in Betaflight è fondamentale per evitare problemi come telemetry loss o failsafe. Iniziamo avviando l'ExpressLRS Lua Script. Andiamo nel menu System e nella prima pagina avviamo l'ExpressLRS Lua Script. Come potete notare la prima voce è proprio Packet Rate perché effettivamente è il parametro più importante per questo sistema. Diciamo subito che non esiste un valore migliore in assoluto, ma la configurazione del Packet Rate deve essere coerente col tipo di volo previsto, come long range, freestyle o racing. Valori alti ci danno una maggiore reattività e una minore latenza, mentre valori bassi garantiscono maggiore stabilità e maggiore portata. A questo punto ci aiutiamo con questo schema per capire meglio quale packet rate scegliere in base al nostro tipo di volo. Nei droni long range usiamo un packet rate di 50 Hz perché la priorità è mantenere un link stabile su grandi distanze. Il rapporto telemetria da usare in questo caso è standard, abbreviato STD su radio dal display piccolo. Per un volo freestyle usiamo un packet rate a scelta tra 250 e 500 Hz, che sono un buon equilibrio tra stabilità del segnale e reattività. Scegliamo 250 Hz se diamo preferenza alla stabilità, o 500 Hz se preferiamo la reattività. Anche in questo caso per il rapporto telemetria scegliamo standard. Per quanto riguarda il racing scegliamo il packet rate di 500, che è un refresh di 500 Hz con trasmissione ridondante dei pacchetti. Questo ci garantisce una maggiore affidabilità in gara con un flusso di dati più costante. Come rapporto telemetria scegliamo Race. In questa modalità la telemetria rimane attiva fino all'arm del drone. Una volta armato viene disattivata per ridurre il carico sulla ricevente e ottimizzare le prestazioni del link radio. Una volta stabilito il packet rate più adatto al nostro caso, lo scegliamo e passiamo a Betaflight. Per il drone che sto configurando un packet rate di 250 Hz va bene. Ok, dopo aver avviato il Betaflight Configurator andiamo subito sulla pagina preset. Nel campo ricerca digitiamo ExpressLRS. Come vedete la ricerca ha filtrato i preset relativi ad ExpressLRS. A questo punto, dato che ho impostato un refresh di 250 Hz sulla radio, sceglierò il preset corrispondente, nel mio caso ExpressLRS 250 Hz. Nel caso in cui non troviate l'esatto preset per il vostro refresh, selezionate il preset che maggiormente si avvicina. Se ad esempio abbiamo impostato sul modulo un refresh di 100 Hz, allora qui potete scegliere il preset da 50 Hz. Comunque il mio preset è presente, quindi clicco qui. A questo punto è fondamentale rivedere una piccola selezione di opzioni. Qui vi consiglio di scegliere sempre il racing, anche se poi alla fine volete fare un altro tipo di volo. In ogni caso poi saranno i rate a definire meglio il comportamento degli stick. Qui scegliete la porta UART nella quale avete collegato la ricevente. Io ho usato il RIX2 TX2, quindi scelgo UART 2. Quindi clicco qui per chiudere il menu. Poi faccio pick. A questo punto è fondamentale salvare, se cambiamo tab infatti questi settings andranno persi. Ok, su Betaflight non c'è altro da fare. Molto bene, abbiamo finito e non c'è altro da fare, il refresh è stato impostato sul radiocomando e il preset su Betaflight. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.